Vi è mai capitato con la bici elettrica tutto ad un tratto di rimanere a piedi perché vi si è scaricata la batteria? Bene, allora per questo ho la soluzione. Rimuovete la batteria scarica, mettetela da qualche parte, tanto non ci servirà più, e prendete invece la vostra nuovissima batteria autocostruita in questo video. Mettetela sul frame della bici, assicuratela con delle fascette, in modo tale anche che sia quasi bello da vedere. Poi andate dietro, staccate la batteria che si è scaricata, connettete la nuova e potrete accendere la bici con giusto la batteria che vi serve per tornare a casa sani e salvi. Funziona! Adesso però andiamo a vedere come si costruisce. Vi giuro che è semplicissimo. Non vi servirà neanche un battery management system. Questo video è sponsorizzato da PCBWay. Per cominciare prendo questo pacco di batterie che sembra che mi è stato spedito, ma in realtà mi è tornato indietro dalla dogana perché le dovevo vendere a Londra, solo che per un problema di sicurezza, dato che sono batterie quindi infiammabili eccetera eccetera, come vedremo poi nel video, spoiler, mi sono state rimandate indietro. Allora ho detto vabbè, allora adesso ci faccio un'altra cosa, non le rivendo se non le posso vendere per problemi con la dogana. L'unico problema è che tipo sono state un anno in un ambiente che è anche abbastanza umido, quindi sinceramente ho paura delle condizioni. Però vedete, io intanto ci ho messo il nastro da sopra per evitare ovviamente cortocircuiti e sono nello stato che sono. Provenivano dalla vecchia batteria della mia bici elettrica, ovvero una Fido D4S, questa qua, e adesso provo a ispezionarla. Vedete ragazzi, c'è un sacco di ruggine sopra, quindi non diciamo sarà difficile, ecco, poterle riciclare. Però intanto le inizio a staccare una a una e le inizio a misurare col tester. Vabbè, intanto io procedo con tutte le altre batterie, questa pure 3,5, quindi va benissimo. Questa intanto che la prendevo si è staccato un pezzo di isolamento e ho dovuto assolutamente rimettere perché quello che vedete ragazzi è il negativo esposto e non va bene, quindi con un nastro isolante ho risolto. Lo so che non è la cosa più professionale del mondo, 3,5 volt va bene anche questa. Ecco, vedete, provo a misurare quest'altra ma mi dà 0 volt, quindi purtroppo la devo mettere tra le batterie che non mi potranno servire. Provo anche a quelle là che mostravano 0 volt a staccarle dal gruppetto per vedere se magari per qualche strana reazione chimica appunto della chimica interna delle batterie qualcuna resuscita, ma purtroppo non resuscitano, quindi queste qua sono praticamente da buttare. Io le conserverò comunque perché magari un giorno faremo una boost charge, ovvero praticamente caricarle con altre batterie super cariche per salvarle, ma non è detto che funzioni sempre. E allora, dato che ho pochissime batterie, decido di aprire questo vecchio progetto che è un antifurto e prendere altre batterie da qua dentro per vedere se diciamo riusciamo a unire una di qua, una di là per fare qualcosa di buono. Va bene, allora appurato il fatto che funzionano, decido di togliere un po' di ruggine, ovviamente dalle lamelle in nickel, perché purtroppo la ruggine crea resistenza e a noi la resistenza non ci piace perché ci fa scaricare le nostre batterie. Dopo una piccola ispezione a tutte le batterie, allora decido di contarle e vedere che pacco posso fare, e scopro che posso fare praticamente un pacco 10S2P, quindi 10 celle in serie e 2 in parallelo, per una tensione che va dai 30 ai 42 volt e comunque una capacità che è abbastanza sostenibile per alcuni chilometri con la bicicletta, abbastanza da poterla portare sana e salva a casa qualora si dovesse scaricare la batteria principale. Faccio un attimo un'altra ricontrollatina veloce alla tensione di tutte le celle, perché qualora ci fosse una cella che per esempio è molto più carica o molto più scarica delle altre, sarebbe un po' rischioso metterla sia in serie che in parallelo, perché scorrerebbero delle correnti troppo grandi, per esempio se le metto in parallelo tra una e l'altra, che le rovinerebbe. Questo perché quella più carica tende a caricare in fretta quella più scarica, portando però delle correnti molto grandi che potrebbero rovinare proprio le celle e anche lo strato superficiale dei poli delle celle. Con la forbice, guardate qua, ho fatto uscire una scintilla grandissima perché cerco di dividere le celle dal loro pacchetto di 3 in parallelo, ma ovviamente vi ho detto prima che il body, il corpo delle pile è tutto il negativo, quindi se io taglio in prossimità del positivo, escono delle scintille che hanno un amperaggio fortissimo, dato che queste celle non conoscono limite per quanto riguarda la corrente, davvero. Tant'è vero che queste qua proprio che state vedendo, queste qua verdi, sono delle celle LiPo 18650 della Samsung, e fino a che Tesla non ha iniziato a produrle da sole, erano le stesse celle che si usavano per alimentare le Tesla, le automobili elettriche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Noto bene che me ne mancano un po', perché a noi ce ne servono 20, e una volta aggiustate queste piccole piccolezze, come appunto la plastica che se n'è volata,
inizio a levare tutte le strisce di nickel dalle batterie che contengono una spropositata quantità di ruggine sui poli e che quindi ovviamente A non mi permette di saldarle perché lo stagno non attacca sulla ruggine e B perché creano resistenza e quindi scaricherebbero le batterie. Perché letteralmente la ruggine consuma corrente. Continuo, come vedete, a levare tutte le strisce di nickel arrugginite dalle batterie. Mi raccomando, fatelo anche voi se doveste trovarvi con delle batterie molto vecchie, perché è importantissimo. E allora, una volta deciso la disposizione, guardate qua, ci ho messo dello scotch tutto attorno in modo tale che si crea un bel, parallelepipedo di batterie pronte a prigionare la loro corrente. E per l'ultima volta, io sono un po' fissato, controllo tutte le tensioni di nuovo prima di saldarle, appunto per la stessa cosa che vi dicevo prima, ovvero che se ci sono tensioni troppo differenti è un problema per le correnti in gioco. E poi eccoci qua ragazzi, vedete, l'ho messa una vicino al polo dell'altra, quindi positivo vicino al negativo, avanti e dietro, ovviamente tenendo quelle in parallelo con la stessa polarità vicina, e l'ho saldate da sopra e sotto, quindi ho creato questa catena di tensione che passa da 3,6 volt a 7,2 a 7,2 più 3,6, fatevi voi il calcolo, in modo tale che ho messo queste celle in serie. E poi vado a prendere una cosa, vado a prendere questo che è un active balancer, perché non andremo a usare un BMS ma solamente un active balancer. Avete visto? Ve l'avevo detto che non vi serviva un BMS, perché potete usare un Active Balancer, e se non avete un Active Balancer in realtà è un circuito molto semplice da costruire e lo potete fare con lo sponsor del video di oggi, ovvero PCBWay. Ve ne ho mai parlato? PCBWay è un'azienda che offre una miriade di soluzioni per maker, a partire dalla prototipazione di circuiti stampati, ma soprattutto due delle cose di cui nessuno parla sarebbe il CNC machining. Vi fa uploadare un file per il quale potete scegliere una miriade di materiali, guardate, alluminio, rame, acciaio inossidabile, e avrete in 3 o 5 giorni lavorativi il vostro prototipo. Stessa cosa per quanto riguarda la stampa 3D, ma voi a casa siete capaci di stampare il nylon oppure addirittura l'alluminio? Non credo, è molto difficile. E quando avrete il vostro prototipo potete passare direttamente alla parte di injection molding e avrete un prototipo finito, non stampato in 3D, non con i layer che si vedono e si staccano, ma davvero un bel pezzo di plastica. Come è formato tutto d'altronde. Oltre a questo ci sono un sacco di altri servizi, come per esempio il taglio laser di lamiere, che è una cosa che, diciamocelo, è difficile fare a casa. E se volete costruire da soli un Active Balancer come quello che abbiamo visto nel video, ve lo potete far stampare ed è fatto. Vi libererete dalla dipendenza da AliExpress perché avrete le cose fatte con le vostre mani, magari anche di dimensioni che vi servono proprio a voi. Ma torniamo al video. E poi vado a prendere una cosa, vado a prendere questo che è un Active Balancer, perché non andremo a usare un BMS ma solamente un Active Balancer, perché questa è una batteria di emergenza, non ha bisogno di tutte le funzioni di protezione di un battery management system, ma basta solo che le celle siano un po' bilanciate per poterla andare a caricare in sicurezza. Quindi va collegato esattamente come un BMS, quindi praticamente da 0 a 36 volt passando per ogni singola cella in serie, e diciamo che una volta attaccato, come vedete, già il mio Active Balancer inizia a bilanciare le celle. Che vuol dire bilanciare le celle? Vuol dire che una che è più scarica viene caricata dalle altre che sono più cariche e una che è più carica viene scaricata tramite delle resistenze all'interno dell'Active Balancer. Questo è ottimo perché tiene tutte le celle alla stessa tensione, quindi quando la andremo a caricare dal connettore di scarica non ci saranno sbilanciamenti che portano a un deterioramento delle celle molto veloce. Ed ecco qua, con un giro di nastro isolante ci ho saldato pure il connettore di scarica, che è quello là, vedete, con i cavi rosso e nero belli grossi per supportare le grandi correnti della bici elettrica, e poi ho stampato la prima parte della sua bellissima copertura fatta su Fusion 360, stampata con la stampante 3D in 2 ore. Tranquillamente l'ha stampata. Nel mentre vi potete anche beccare questo simpaticissimo timelapse del secondo pezzo che viene stampato, che purtroppo ha subito il fatto che avevo finito praticamente tutti i filamenti, quindi sono stati uniti tipo 3 filamenti di colore diverso, giallo, verde e verde chiaro, e dopo averlo inserito nella sua bellissima confezioncina, guardate come è uscito davvero un oggetto carino, a parte il mio ginocchio là dietro. Col suo coperchietto fa uscire solo i 2 fili, è assolutamente appagante secondo me a livello estetico, ma soprattutto funzionale. Ovviamente funzionale non prima che lo mettiamo a caricare, sì, perché si carica dal connettore di scarica con un qualsiasi caricatore a 42 volt, ovvero la tensione massima che può raggiungere appunto 10 celle in serie.
E non vi preoccupate del fatto che adesso le celle chi si carica di più, chi si carica di meno, perché in poco tempo l'Active Balancer che abbiamo inserito dentro stabilizzerà la tensione delle celle, quindi non è un problema. Ed eccoci arrivati alla fine. Vi ringrazio per aver visto il video, mi raccomando condividete con chi ha una bici elettrica e ha sempre l'ansia d'autonomia. Iscrivetevi al canale, questo qua 3 di marzo, dove ci appassioniamo insieme di tecnologia elettronica, stampa 3D, bici elettriche. Tra l'altro arriverà un video molto carino su un'altra bici elettrica che non è questa. Vi mando un bacio e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!